Eccoci per Patrizia. Ciao Monica. Ciao. Iniziamo con una risata che ci seppellirà. 5, 4, 3, 2, 1. E Patrizia è in bicicletta, tipo all'interno di un parco naturale, su una pista ciclabile, no? E, è un'alternanza perché mentre passa la gente sorride, però è fortemente pensierosa. Dà l'autorizzazione? Sì, a noi per esempio sorride. Quindi ci dà l'autorizzazione così, sorridendo. Sì. Vibrazione. Direi mediamente 17 miliardi. Consapevolezza. 172. Anima. 52. Vite. 832. Cervello, capacità medianiche. 10 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. 66. 3D. 30. Vivacità animica. 75. Beh, i valori sono ottimi. Non è la sua prima sessione, Patrizia. Direi che non ce n'è uno sbagliato. Dal primo all'ultimo sono tutti ottimi. Quindi Patrizia si presenta con quale cartello in mano, riportante il nome del suo progetto? Decollo. C'è in lei questa gran voglia di volare, di essere libera, di essere in connessione con se stessa, ma ci sono dei rallentamenti e qualche intralcio per questo decollo. Entità eteriche. C'è una mantide che però fa finta di essere il grillo parlante. Quindi di fatto è un'interferenza, però fa finta di essere una voce saggia. Poi c'è Mhm. del secondo universo un uomo con il mantello nero che sembra un mago proprio a tutti gli effetti e proprio le dice la tua dannazione sono gli uomini e la magia. E mentre lo dice, sai, si tira il mantello sul volto. Mm. Poi Un EDL. mentali. Povera me. Ci sono dei momenti di sconforto in cui un pochettino anche si piange addosso e quindi vede insomma quelli che sono i suoi problemi, i suoi nemici, no? Le sue problematiche e, e si arena un po', 2 o 3 come livello. Poi No, solo questo secondo me. impianti. C'è tipo una grattugia sul cuore che è proprio come se glielo lacerasse, no? Sentisse proprio questo dolore profondo. Come capita quando grattugiamo il formaggio, poi ci grattugiamo le dita, immaginiamoci il cuore. Poi c'è tipo un impianto al ginocchio destro
che serve quasi a bloccare i naturali processi rigenerativi. E poi come impianto mentale c'è una specie di cappellino di quello adottato da alcuni personaggi del clero e basta. Quello con tre Il palpebre. cappellino papale, tipo proprio. Ci sono abduction? Quella che lei ha raccontato io ho visto più che come abduction, un tentativo di abduction, non un abduction portata a termine, quella che generalmente viene chiamata poi paralisi del sonno, no? Mm. Ad opera dei Mantide Ad opera di entrambi, e Mago. sia della, sì, Ce ne sono state altre, e questa è quella che lei si ricorda. Era una paralisi notturna, riusciva a guardare, non sa se sogno o dormiveglia, era sogno o dormiveglia? era dormiveglia e importante era anche proprio l'elemento marito, perché infatti lei in qualche modo voleva comunicare col marito per avere una sorta di, diciamo anche rassicurazione Mhm. e di fatto si sentiva completamente bloccata nel corpo, nell'apparato vocale e c'è da dire che lei ha spesso questo problema rispetto, l'abbiamo visto fin dagli inizi, rispetto al fatto di esprimersi. Mm. Lei non riesce mai veramente a esprimersi fino in fondo. Quindi in questa sorta di tentativo di abduction hanno messo dentro tutti gli elementi per lei più problematici, la sua difficoltà di esporsi, di dire veramente quello che pensa e il rapporto con il marito, dove lei appunto risulta paralizzata. Quindi l'abduction l'ha voluta lei. Ah, certo che sì. Va bene. Bambola Voodoo. Sì, c'è da dire che la sua vita e quella sua familiare è stata costellata da vari episodi di magia nera. E questo l'abbiamo visto ripetutamente nelle sue sessioni. E a lei rimane questa impronta, no? Infatti anche adesso, no, una delle sue entità è proprio questo mago del secondo universo. Le rimane proprio questa cosa che ci possano essere delle forze che agiscono sopra di lei. Mm. E ancora in qualche modo ne è convinta sia parlando di questa bambolina, sia parlando dell'episodio di quell'amica che ha incontrato e che le raccontava dei problemi col figlio, che poi Mhm. sono diventati suoi, come se ci fosse stato proprio attraverso un atto magico una sorta di trasferimento di Mhm. disgrazia, chiamiamola così, sì, no? Ehm, quindi lei ha proprio questa forte paura della magia. L'episodio dell'amica è reale? La sua anima gli ha fatto assaggiare quello che sarebbe accaduto anche a lei, ma non è che questa amica sparendo l'ha fatto perché ha trasferito su di lei i propri problemi, perché lei l'ha interpretata così, no? Come se Mm. fosse riuscita a creare questo passaggio di questo suo groviglio nero, l'ha fatto rimbalzare addosso a lei. Mhm. Invece è stato il contrario, cioè come se ci fosse stata una sorta di attrazione tra energie simili, ok? Per cui in realtà la predisposizione di questa donna, che aveva già iniziato a manifestare il problema, era molto simile alla predisposizione di Patrizia, solo che lei l'ha realizzato successivamente. Il motivo per cui questa donna invece ha tagliato i ponti con lei, è scomparsa, non si è più fatta sentire, è che in realtà si vergognava molto di questa confidenza che le aveva fatto. Mm. Si era quasi pentita.
temendo che potesse andarla a raccontare in giro. Sì, e poi si sentiva quasi di aver tradito il figlio. Va bene, l'antenato, sempre su questa linea, l'antenato di 7 generazioni fa esiste? Colui che porta questa maledizione sulla sua vita. 7 generazioni fa, no, cioè io vedo la sua generazione, la generazione del padre e dei nonni. Mi fermo al 3 io più che al 7. Penso che ci sia stato un legame ambiguo, penso che sia venuto fuori però nella prima sessione, si siano intrecciati la Chiesa e la magia nella vita dei suoi predecessori, Mhm. in un intreccio che ha creato sicuramente molti problemi. Anche molta repressione vedo che ha creato, perché comunque la Chiesa ti porta a non esprimere i tuoi disagi, a sopportare, ovvio che il sacrificio è essenziale per tutti i fedeli, e quindi a non lamentarti e a farti andare bene le cose come sono. E allora cosa succede? Che poi non andando bene le cose, spesso si è utilizzata la magia per cercare di risolvere delle situazioni, andando in realtà a creare ancora più disordini e più pasticci. Quindi questo antenato non esiste. Allora, non lo riesco a vedere così in là questo settimo addirittura. Fin dove io riesco a vedere è 3. i nonni, sì, esatto, 3. E c'è? Mm, e, e sì, io vedo che comunque, non lo so, forse c'è stato un momento di ricchezza della sua famiglia, può essere, perché mi fa vedere come un momento in cui una ricchezza è stata ottenuta in una maniera non tanto pulita, diciamo così. E poi da lì sono seguito una serie di problemi, di sventure, Mm. Vabbè, chiamiamolo questo antenato. Parliamo dell'antenato 7 che lei vuole. No, no, dell'antenato da cui dipendono le cose. Se tu dici che era un nonno o un bisnonno, chiamiamo Allora, lui. può essere, allora, intanto il nonno sicuramente di Patrizia, e sì, e forse anche effettivamente i genitori di questo nonno qui. Sì, fra 3 e 4, diciamo. Ok. Chiamiamo anche il padre e lo richiamiamo dal portale aureo. E sua madre, la nonna paterna di Patrizia. Ma io penso che la nonna che si è tolta la vita Mhm. fosse stata abusata. In famiglia. Perché dice io questa cosa non la posso più sopportare, non ce la faccio più a vivere con questa cosa. Con una pistola? Mhm. Mm. Mm. Come peso non riusciva più a gestirlo. Ma non c'entra il figlio, cioè il figlio non è figlio di chissà chi, No. è una cosa dell'infanzia. Ah, ho capito cosa intendi dire. Se poteva essere figlio di un incesto, suo figlio? Sì, Mm.
No, questo no, non credo. No, no, penso che fosse proprio figlio del proprio marito. Anche se secondo me l'aveva avuto, sai, un aborto a causa di questi rapporti incestuosi. Però lui no, questo ragazzo no. Però questo ragazzo si è proprio che poi è il padre, no, di Patrizia, si è proprio sentito responsabile della morte di sua madre. Cioè si è sentito a tutti gli effetti un assassino. Perché? Perché noi in terza dimensione veniamo qua per salvare nostra madre. Se non ci riusciamo proprio nell'elemento minimo, che è quello di tenerla in vita, ci sentiamo estremamente colpevoli. Perché questo è il modo in cui siamo settati in terza dimensione. Che se nostra madre è infelice è a causa nostra. Noi siamo programmati così. Mm. Se nostra madre si toglie la vita è colpa nostra, non siamo stati in grado di farla sopravvivere. E invece è responsabilità sua. È scelta di questa donna. Sicuramente avrebbe dovuto chiedere dei supporti ehm, per cui si sarebbe dovuta tanto distaccare dalla famiglia. Avrebbe dovuto fare una bella guerra, certo. Mm. E vedo che anche il figlio non subito avrebbe compreso questa donna. A queste tue parole, cosa dice il padre di Patrizia? Cosa ci dice? Non sapete che peso enorme sentirsi responsabili della morte della propria madre. Ed è una responsabilità fondata. Non è una responsabilità fondata, vera nelle sue radici, ma è la responsabilità percepita da quest'uomo. Mhm. E adesso? Beh, adesso intanto si è ricongiunto la sua madre. Sua madre è come se fosse ritornata una ragazza vergine, dentro, fuori. Mi fa vedere tutta circondata da dei fiori, un abito bianco, lei i capelli lunghi. E lui, tipo come se leggessero un libro insieme. E lui vuole che sia lei a leggerglielo. E, e vuole leggere una pagina anche a Patrizia di questo libro. Leggiamolo. Leggiamola. Se vuoi il paradiso lo crei in terra, circondandoti da chi ami e chi ti ama. L'amore è tuo. È molto acuta come osservazione, perché è come se mi mostrasse che l'amore che lei crede di provare per suo marito è una cosa sua, ok? Che proviene da dentro sé. Quindi in realtà quel tipo di amore lei lo può di nuovo riprovare per un'altra persona, anche se lei è convinta che sia dovuto al fatto che ci sta insieme da tantissimi anni, che lo conosce da tantissimi anni. In verità non lo conosce da così tanto e così bene come crede. E lui gli vuol far capire che quell'amore lì, lei può continuare a viverlo, anche Il, per un altro. il padre, Sì. la nonna, o il padre, scusami. Il padre legge Padre. questa pagina del libro, sì.
Ma lo legge alla figlia Patrizia o anche a alla sua Patrizia. madre? Ah, Patrizia, ok. E la nonna paterna cosa dice a Patrizia? Patrizia non l'ha mai conosciuta. È terribile avere dei rapporti che non vuoi avere. Subirli è terribile. La vergogna che brucia sul volto e brucia in basso e nel cuore. Questo appunto come ricordo, no, della vita. E, e poi è come se le togliesse una specie di velo pesante, che è una specie di velo da sposa che ha Patrizia, che è appunto legata al suo matrimonio. E, e questa nonna dice: togli questa illusione, togli questo velo finto. La nonna Patrizia era già andata nel portale aureo, mi sembra di no. Patrizia era già andata, no? Va bene, la invitiamo ad andare, vediamo cosa fa. Lo stesso anche il padre, per tornarci. Qui non esistono le armi, ci sono solo fiori e colori. Diciamo che quello che ho capito del portale aureo è che una volta che ci si entra, si guarda anche con una certa compassione alle vicende della vita, non hanno più nessun senso. Niente, niente ha più senso. Maledizioni, fatture, rapporti, figli, mariti, nipoti. Di là è proprio evidente il gioco, cade tutto. È possibile dire, Monica, quindi che quando si passa di là in automatico decadono eventuali residui energetici, tare familiari, fatture, o no? Riesci a vedere come tutto questo si è impresso nella pellicola, nel film, ma è Ma è un solo film. dentro la pellicola, sì, solo dentro il film. Vanno entrambi? Certo, Bene. è tutto rosa che li accoglie. Un antenato di generazione X che abbia in sé le radici di ciò che non va nella vita di Patrizia esiste? Ma ci sono state anche delle maghe e che quindi a volte accade che non tutte le maghe facciano solo magia bianca, no? Quindi che procurino del dolore ad altri. Mm? Però il punto è che Patrizia assolutamente può scegliere di scollegarsi da tutto il male, il dolore che c'è stato prima di lei. Lei può scegliere per se stessa, la pulizia, la correttezza e la lealtà, però lo deve fare fino in fondo. Quindi, comprendere che se lei sceglie di stare con un uomo che lei comprende non essere leale, non riuscirà ad avere anche su altri fronti la lealtà. E allora cosa fa? Si ricollega ad altre persone sleali, sporche. Non so se mi son fatta capire. Cioè Mhm. lei deve pulire nel proprio piccolo recinto, perché se non lo fa continua ad agganciarsi a persone che hanno fatto sotterfugi, mh, a persone che hanno fatto cose negative, di nascosto.
Lei deve essere la prima ad esigere trasparenza nella propria vita. Ognuno al suo posto. E lei deve mettere le mani sul proprio cuore e sentire profondamente chi è il marito. E una volta che ha compreso chi è quest'uomo, a prescindere da quello che dice lui, perché tanto anche lei si è resa conto del livello di consapevolezza di quest'uomo, scegliere di volere una vita pulita e trasparente. Salutiamo tutti i disincarnati e chiamiamo nel cinema il marito. Mi dà un po' un narcisone, super narcisista, che mi viene proprio con la coda di pavone. Cioè, lui ha proprio bisogno di ottenere consensi. Non le basta il consenso di Patrizia. Sinceramente, io penso che lui non necessariamente abbia solo una storia, cioè nel senso che potrebbe anche avere il piacere di riscuotere l'interesse anche di un'altra persona, oltre a quella che Patrizia pensa. Ma avviene. Figlio 1, figlio 2. Allora, il figlio più piccolo, eh, lui vorrebbe anche entrare, però è come se la moglie lo tenesse per il colletto da dietro, gli dicesse di non andare, che ha bisogno di lui, che deve andare a fare la spesa, che deve fare delle commissioni, deve riparare una roba in casa. E la moglie Molto del... debole quest'uomo, sai, lei lo Stai parlando scavalca proprio. dell'1? Del piccolo, non so, Piccolo. piccolo No, e del due. 2. 2, sì. Mm. E la compagna dell'1? Viene con lui, Ok. certo, vengono entrambi, sì, sì. Viene anche un amico di Patrizia, amico, amicone proprio, amicone. E, una vicina di casa, comunque lì da quelle parti. Viene qualcun altro? Ma viene qualcuno, ma è al nord Italia, Mm. Chi è? nei boschi, vive vicino ai boschi, diciamo. Un pretendente. Sì, Mm. Bene. Torniamo su Patrizia, Monica. Causa esoterica delle questioni fisiche. Del problema al ginocchio destro che non trova una soluzione. e qua mi fa vedere questa scena strana in cui c'è il figlio piccolo che sta tipo accudendo un giardino e piagnucola e dice, ma io non ho avuto veramente un buon esempio di papà. E Patrizia, indicando il proprio ginocchio, dice, e beh, ma nemmeno io ho potuto contare sul mio papà. Quindi la vedo legata al proprio padre. S- mm. Sensazione di non farcela. Quella è proprio l'entità mentale povera me, mh, che le dà l'impressione che tutto ciò che è intorno a lei è più grande di lei, non lo può gestire e non lo può trasformare. Ernia iatale.
È come se avesse una sofferenza profonda per non riuscire a vivere in maniera completa la sua esperienza di madre. È come se si sentisse mutilata di questo, perché da una parte può farlo con un figlio, con l'altra parte no, ed è un dolore molto profondo e intenso per lei. Intolleranza al grano. Lì è come se lei mi fa vedere che guarda a distanza un grano d'oro, quindi quel grano che è buono, quel grano che è baciato dal sole, che è baciato dalla bellezza, è baciato dalla verità, ma lei appunto non ci si addentra, perché è come se avesse paura, che poi il grano è secco e lei si ferisce, come se lei si precludesse la vera felicità. Nickel. Lì mi dà una questione, però dovevamo chiederle di più perché è legata ai soldi e alla sua famiglia, come se ci siano stati proprio un po' degli sgarri per ottenere, come ti dicevo, un guadagno, ok? Per ottenere un certo guadagno è stato fatto del male a qualcuno, è stata fatta una fregatura a qualcun altro, ok? E quindi è come se lei si portasse dietro ehm, questa pena, questa penalità da pagare. Pianti improvvisi. Lì vedo proprio questo mago che Mhm. le fa proprio presente, le fa proprio una lista, diciamo così, in un attimo, di tutte le cose che non vanno nella sua vita. Le dice che tanto non ce la farà mai a risolverle. Le fa la lista. Sì, sì, Quindi in qualche modo il mago è un'entità eterica. certo. Monica, causa esoterica del sogno della nuora cattiva. Cioè, lei sogna il papà, però, di questa donna, giusto? Sì, Ok, perché mi viene ancora sotto forma di quel mago lì, che è come se le facesse vedere che tanto lei non ha via di scampo, solo che come si presenta? Si presenta sotto forma di papà della nuora e gli dice io farò di tutto per tenerti lontano da questa famiglia, farò di tutto affinché tu non possa vedere i tuoi nipoti, eccetera. Mm? Però di fatto è il mago che assume quelle sembianze per rafforzare in Patrizia questo aspetto negativo, diciamo così, della sua vita affinché attecchisca in maniera dolorosa, profonda su di lei. Monica, c'era la sensazione, aveva l'idea di voler abortire quando era incinta del secondo figlio. Questo è legato al rapporto strano e molto conflittuale che il figlio ha nei suoi confronti. Oh, allora, mm, me lo dà più, guarda, come legato a una sorta di debolezza intrinseca di questo ragazzo, di questo, vabbè, uomo ormai, no? Che delega tutto alla propria moglie. Mhm. Mi dà come l'impressione che lui in verità non è che non si è sentito amato da Patrizia, ma non si è sentito amato dal padre. Cosa che però il problema è questo, che l'ha fatto crescere molto fragile e per nulla sicuro di se stesso. Quindi è come se lui avesse consegnato la propria vita, le proprie decisioni a questa donna qui. Perché è vero che ha come aspetto negativo il fatto che ha tagliato i rapporti con la madre, fondamentalmente, però dall'altra è come se lui si sentisse alleggerito nel non dover prendere determinate decisioni nella vita, Mhm. proprio a causa della sua personale fragilità, di come è fatto lui.
Però io questo fatto, io vedo che Patrizia l'aveva già sanato nel corso del tempo, cioè già si era ampiamente pentita, no? Del fatto di aver anche solo pensato, di poter non avere questo figlio. E l'aveva già guarito lei questo aspetto. Quindi questa donna ha visto una cosa corretta, però che in realtà Patrizia era già intervenuta su questo fattore. Mhm, mhm. Quindi non è dovuto a questo, non è imputabile a Patrizia, ma è imputabile piuttosto al rapporto che questo ha avuto, il figlio ha avuto con il padre e poi proprio a una sua strutturale fragilità. Del figlio. Mm. Patrizia e il prana in qualche modo guarisce i dolori. Ha guarito il marito, ha guarito e fatto passare un problema del cane. È quello che le diceva prima il suo papà, no? Gli diceva l'amore è tuo. E infatti lei proprio attraverso questa grandissima carica d'amore è in grado di sfiammare, è in grado appunto di spegnere il fuoco, è in grado di guarire. Ehm, ed è in grado di fare qualunque cosa. È in grado anche di creare un compagno che l'ami se lo vuole ed è in grado di creare una giusta e appagante vita per Patrizia stessa, se lo vuole. Ma deve perdere quella parte che riguarda ancora la terza dimensione, che è quella un po' del sacrificio di se stessa, di Mm. mettersi da parte, di stare in silenzio quando le cose non vanno, di piangersi un po' addosso. E che è anche espressa dalla sua entità mentale povera me. Tutto chiaro. Tra l'altro Patrizia è molto coinvolta in questo momento. Cosa vuole fare? Vorrebbe andare, non so, lei sa che va al cluster, no? Però andando al cluster, in un certo senso, è come andare al cimitero da suo papà. Andiamoci. Ed è come se si mettesse a sedere vicino a questa tomba e gli dice, papà, io voglio risolvere, e lo so che lo faccio eh, al tuo cospetto, ma lo faccio dentro di me, voglio risolvere i miei problemi con gli uomini. E quindi si riferisce appunto al papà che è lì nella tomba, si riferisce al proprio marito e ovviamente al secondogenito. Mhm. E che fa? E, e questi contratti attuali li ha come visualizzati all'interno di un vaso di crisantemi. E allora porta questo vaso, lo appoggia eh, con estrema contezza di sé, di quello che sta facendo, lo metto dentro come un pozzo, e questo è il suo portale definitivo, è un pozzo, che poi lei chiude in maniera anche molto sonora per suggellare che l'ha fatto. E poi come ad eternum mi mette un'anguria, un frutto estivo che le sa anche di sorriso, perché taglia una fetta dell'anguria e fa vedere quasi che sembra davvero un sorriso. Mhm. Perché dice io voglio freschezza, voglio colore nella mia vita, voglio pulizia. L'anguria è anche molto depurativa.
vedo che prova ad offrire un cubetto di questo ad eternum, anguria eterica, eccetera, alla nuora. Quella che le fa la guerra. Mm. E? Dice una cosa stranissima, sta donna. Dice: io ho paura che, come se fosse a nudo, ok? Perché siamo in eterico e quindi lei non parla come parlerebbe, diciamo, sulla dimensione terrena che tutti conosciamo, no? E dice: io ho paura che tuo figlio ami più te di me e che le bimbe amino, si affezionino a te più che a me. E Patrizia le dice: io posso amare anche te. In questa dimensione io sto amando anche te. E questa ragazza si mette a piangere sulla spalla di Patrizia. Ma lei ha perso i genitori, questa ragazza, donna? No, no. Non so, è a un funerale. Va bene, cosa fa Patrizia quindi con i suoi contratti? Li elimina? Mm. Ah, però la madre di lei è un po' anche lei tosta. Mhm. Eh. Mm. Mm. Patrizia sta facendo così con la mano, come dire, ai 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 ai, Ah, questa. perché come ho capito il perché, perché poi vai a ritroso e capisci perché la madre di lei è anche una che magheggia, mi sembra di vedere. Ma magheggia o che fa calcoli, così via. No, secondo me magheggia. Monica, Patrizia è disperata. Le No, facce come dire, come farò? certo, ovvio. Come farà Patrizia? Lei farà come sa fare. Lei unirà la propria forza, la propria energia all'acqua, mi fa vedere come se fosse una specie di stagno, sembra, una cosa del genere, un laghetto, uno stagno, contornato da varie piante e riuscirà a rievocare tutta la sua forza. Non sarà più vittima di nessuno, ma sarà parte integrante dell'amore del creato. Butta tutto? Certo, Bene. Anche l'avatar? sì, anche l'avatar è mostrato come una bambolina. Voodoo. Sì, me l'ha mostrata un po' più in versione tenerella, però il concetto. Ok, con queste condizioni c'è ancora qualcosa? No, no, Entità eteriche, mentali, impianti, contratti, non c'è più nulla? no, Ok. Sono destinati a tornare in un qualche modo? no. Destinati non c'è niente di destinato, no? C'è sempre la nostra scelta. Mm? Ehm,
La cosa migliore è che lei proprio sviluppi continuamente l'amore. L'amore, sicuramente attraverso il suo cane, l'amore attraverso la natura, l'amore attraverso il figlio grande, per esempio, attraverso anche, credo, la cucina. Non so se le piace cucinare, perché mi fa vedere lei che è a contatto con alcuni alimenti, perché anche questi danno un'energia e una vitalità molto forte e che la fanno sentire un'ottima maga, no? Perché la cuoca alla fine è una maga. Ehm, E, e che lei riesca veramente a vedere l'amore anche nelle cose inanimate, a percepirlo profondamente dentro di sé, senza mai distrarsi. Non ci deve essere mai giorno in cui non fa questo tipo di esercizio, specialmente quando inizia a sentirsi giù di morale, sopraffatta da determinati sogni, da determinate critiche. ehm, Ancora di più deve esercitarsi a sentire l'amore, anche guardando semplicemente un frutto, la meraviglia che c'è dietro. Mm, mm. Frutto come cibo. Sì, sì. Va bene, vibrazione nuova. 270 miliardi. Consapevolezza. 182. Anima. 48? Vita. Vite. Più o meno sono quelle. 865. Sono un po' aumentate? Non so, io vedo 865. Vabbè. Cervello. 11. Suscettibilità ipnotica. 70. 3D, che già era 30, quindi è poco. 21. E vivacità animica. 90. Beh, le abbiamo dette di tutte. Messaggi ai componenti del cinema sono già stati praticamente espressi in tutto il modo, in tutti i modi. C'è un'arma segreta nelle mani di Patrizia, che hai nominato e rinominato più volte, Monica. Sì. Contro tutto, contro nuovi contratti, nuovi progetti, contro nuore o madri di nuore che possono farle le cose dietro, Mm. perché lei adesso è molto preoccupata. Qual è questa ricetta? Nel suo ultimo messaggio. Ecco qui tutto l'amore che posso. Vedo che tiene le mani a coppa e l'amore sotto forma di varie cose, in questo momento è come se fosse sotto forma di un liquido fresco e se lo passa sul volto e diventa anche quasi come un balsamo protettivo. L'amore mi protegge da tutto questo. Non c'è nulla di cui io debba temere. E mi fa vedere come dal suo cuore riesce a creare un filo d'oro che arriva al cuore del figlio piccolo. E lui lo sente. Messaggio a se stessa. Mi dice anche che vuole scrivere una lettera a questo figlio. Una lettera d'amore, l'amore materno.
Non c'è niente che io possa temere, perché mi sento intrisa d'amore. E quando il mio cane mi guarda, io lo comprendo, che sono fonte d'amore. L'amore nulla teme, e io sono amore. Perfetto. E chiudiamo qui. Vuoi? Certo. Disconnettiti.